Specialist IT, ciao a tutti e bentornato soprattutto a te che stai vedendo questo video adesso. Oggi vediamo come sincronizzare contatti e calendario aziendale di Microsoft 365 con le app native di iOS, quindi contatti, calendario, mail, eccetera eccetera. Ti farò vedere due metodi diversi. Il primo utilizza un template di configurazione di Intune, il template email, che distribuisce sostanzialmente l'account aziendale all'interno del sistema operativo di iOS sfruttando Exchange ActiveSync. Il secondo metodo sfrutta invece le App Configuration Policy e le App Protection Policy di Intune ed è, dal mio punto di vista, il metodo sicuramente preferibile da tutti i punti di vista. Vedremo dopo perché. Una domanda che potrebbe venirti in mente è: perché dobbiamo per forza sincronizzare calendario e contatti aziendali di Microsoft 365 con le app native di iOS? Sicuramente è un'esigenza che parte dagli utenti e nasce da un desiderio di comodità, di avere un'esperienza utente integrata e semplice, soprattutto quando si tratta di email, calendario, chiamate, rubrica, eccetera eccetera. Fin qui tutto bene, esigenza lecita, però da buoni IT specialist dobbiamo coniugare le due esigenze, quindi una buona esperienza utente per i nostri utilizzatori finali, ma allo stesso tempo rispetto delle policy di sicurezza. Ti anticipo però una cosa molto importante: dei due metodi che vedremo ce n'è uno che mi piace molto di più e uno che mi piace molto di meno. Vedremo tra poco perché. Allora, partiamo dal metodo numero 1, ovvero il profilo di configurazione template email che inietta l'account all'interno di iOS. Qui l'idea è molto semplice: crea un profilo su Intune con tutte le configurazioni di accesso verso gli endpoint di 365 eccetera eccetera. Questa configurazione arriva su iOS e si integra all'interno della sezione account proprio dell'iPhone o dell'iPad. Tutto questo molto semplice, molto integrato, ma c'è un rovescio della medaglia. Le app native di iOS infatti non supportano due cose molto importanti: non supportano le policy di Mobile Application Management e non supportano le policy di Data Loss Prevention. Quindi, per fare un esempio concreto, non hai nessun livello di protezione contro il copia e incolla, contro il salvataggio degli allegati, non sai dove potrebbero venire salvati, non hai un supporto completo rispetto all'accesso condizionale e via dicendo. Per tutti questi motivi considero questo metodo un qualcosa che puoi provare a configurare se e solo se non hai delle esigenze stringenti rispetto a Mobile Application Management e DLP. La domanda però è: sei sicuro di non avere questo tipo di esigenza? Detto questo, andiamo a vedere come si configura. Ok, policy configurata, andiamo a vedere adesso sull'iPhone qual è il risultato finale.
Perfetto, la configurazione è arrivata, come vedi tutto molto semplice, tutto molto integrato e da lì, da quell'account, si possono alimentare mail, calendario, contatti, tutto quello che vuoi. Ma di nuovo, lo ripeto a costo di essere insistente, non è la mia prima scelta. Troverai nella versione testuale di questo video, sul mio sito itspecialist.news, una tabella comparativa tra i due metodi, di modo da capire in maniera proprio visuale, chiara e diretta perché preferisco il metodo che vedremo tra poco. Ok, andiamo a vedere ora il metodo numero 2, quello che si basa su App Protection Policy e App Configuration Policy di Intune. Qui cambia proprio il paradigma, non andiamo più a lavorare sulla distribuzione dell'account aziendale all'interno di iOS, ma andiamo a lavorare direttamente sulle impostazioni di configurazione e di protezione dell'app stessa, quindi dell'app di Outlook sul telefono. Questo significa una cosa sola, che hai molta più granularità, hai molto più controllo, perché noi stiamo definendo in questo modo proprio il comportamento delle singole funzionalità dell'app. Con questo metodo puoi governare sicuramente meglio i dati e il comportamento dei dati all'interno dell'app, come per esempio la direzione del copia e incolla, dove poter andare a salvare gli allegati di Outlook e così via, oltre ad avere un supporto completo in fase di accesso per quanto riguarda la valutazione di tutti i criteri di accesso condizionale. C'è però un compromesso che dobbiamo accettare, ovvero in questo momento, nel momento in cui sto facendo questo video, quindi maggio 2026, questa configurazione è possibile solo per i contatti, quindi non è possibile sincronizzare il calendario di Outlook con quello nativo di iOS, è possibile sincronizzare solo i contatti. Ok, quindi adesso andiamo finalmente a vedere come si configura l'App Configuration Policy. Come dicevo prima, il paradigma qui è diverso, non andiamo a distribuire un account all'interno di un sistema operativo, ma andiamo a definire dei settaggi specifici per una singola app che è installata sul tuo smartphone. Vediamo come si fa. Perfetto, ora andiamo a configurare l'App Protection Policy e anche qui si vede la differenza rispetto al primo approccio che abbiamo utilizzato. Andiamo a definire il comportamento proprio delle operazioni che fai sull'app, cose che nell'integrazione nativa non puoi assolutamente configurare. Andiamo a vedere la policy. Ok, tutto configurato, come al solito andiamo a vedere il risultato finale. Nella sequenza che vedrai tra poco, nota come modificando il contatto all'interno di Outlook, la modifica si riflette immediatamente anche sulla rubrica nativa.
Visto? Tutto a posto, sincronizzazione ottenuta in un impianto molto più sicuro e moderno. L'ho già menzionato poco fa in questo stesso video, ma lo ripeto adesso, per un confronto dettagliato tra i due metodi, vai sulla versione testuale di questo video che trovi su itspecialist.news. Grazie per aver visto il video fino in fondo come al solito. Come al solito, se vuoi approfondire, ti rimando, come detto poco fa, alla versione testuale di questo video su itspecialist.news e inoltre ti lascio qui in descrizione e anche nell'articolo link alla documentazione ufficiale, di modo che puoi guardare tutti i parametri in maniera approfondita per una configurazione ottimale. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti alla mia newsletter itspecialist.news, un video tutorial completamente gratuito ogni mese e tante notizie dal mondo Microsoft, dal mondo della gestione dei dispositivi e della sicurezza. Grazie ancora per essere arrivato fino in fondo, che dire, a presto, mitici!